e incominciamo questa behind the scene della gara di Gualtieri. È andata un po' così, È andata discretamente bene da una parte, malissimo dall'altra. Un po' come tutte le gare di questo periodo. Ma andiamo per sommi capi. Allora, la prima cosa, la pistola era starata. Ieri sono andato a sparare, i fermi erano corretti, erano puntati giusto, era starata di 5 cm, gli ho dato una mazzata sui fermi e sono tornati, si è spostata l'attacca di mira e è tornata bella precisa. Quindi tutte le ribattute che si vedono in questa gara sono per quello, non c'è niente da dire. Una sfiga allucinante nel long, che vediamo tra poco comunque, in cui mi si è inceppata la pistola. La gara nel complesso è stata carina, devo dire, molto cervellotica, perché ci potevano essere varie interpretazioni. Il problema era forse l'avere un po' troppe carte vicine e finestre che le facevano apparire e sparire, tipo lo stage 6 o 7, che era l'altro long, in cui se entravi in un verso ti si aprivano in un modo, se entravi nell'altro ti si aprivano nell'altro. È un po' particolare, però sì, mi è piaciuto. È particolare anche perché non se ne vedono tanti di queste gare in cui entri e vedi carte che appaiono o scompaiono a seconda se fai il passo o meno. Quindi mi è piaciuta effettivamente. C'è grossa crisi. Hai visto il video? Perché in 2 settimane, 2 gare. La doppia intro è bestiale. Questa assolutamente è un buco di culo allucinante, perché stavo andando a cambiarmi e l'ho visto di traverso e ho detto no, non posso non riprenderlo. Questo che è così perché era mattina presto, se non ricordo male, più o meno come tempo, con la mela in mano, vestito neanche da tiratore. Allora, stage 1, vediamo se mi ricordo ancora i tasti per farli andare veloce. Ok, allora lo stage 1 praticamente era una V. Si partiva dal lato di sinistra, perché il pepper in fondo attivava il bobber di destra, e in questa esatta posizione si vedevano tutte le carte da ingaggiare, quindi il pepper, si vedeva l'altro pepper che poi faceva apparire la carta, il piattino qui e questa carta qui che bastava girarsi un attimino e la si vedeva. Quindi vediamo se mi ricordo i tasti, eccolo qua. Quindi la logica era attivare il pepper, ovviamente tutti i colpi a destra, qui ancora a destra, fare la carta, girarsi, entrare di qua, e qui c'è solamente questo bobber qui da fare e il piattino. 2 colpi puliti, erano uno stage da 12 secondi a dir tanto, forse anche meno. Passiamo al successivo. Ecco, questo è il primo stage in cui a seconda... Allora, facciamo una intro. A me gli stage a quadrato piacciono, perché ti danno completa possibilità di fare le cose. In questo, come si può vedere in questa inquadratura, l'ho deciso all'ultimo. Questa carta qua era un palo nel fondo schiena, perché se la si faceva dal davanti bisognava esporsi tantissimo. È anche vero che questa carta qui invece si poteva fare da questo angolino qua. Però su una gara in cui vorresti fare un po' di punti, meglio non rischiare, anche perché lo stage precedente non era andato assolutamente bene. Quindi piuttosto spendiamo quel mezzo secondo di slide verso la sinistra per sparare a quella carta lì. Quindi praticamente la logica era attivare, appoggio, qui mi è scappato su un giro e quindi ho dovuto aspettarlo. Questa in entrata, anche se è problematica, cioè anche se a vederla fa venire la caghetta, questa in realtà in standard major, anche in minor secondo me, se punti al Charlie gli spari dentro 2 colpi e vai avanti. Io lì ho aspettato di prendere il punto del piede per
per ingaggiare la carta di destra. Appena ho appoggiato il piede ho sparato a quella, mi sono esposto e ho sparato a quell'altra. Poi facendo quell'altra, girandosi, si vedeva quella lì interna. Qui la logica era avanzare cambiando caricatore, spostandosi verso l'interno. Perché? Ho sbagliato il tasto, era questo. Perché c'era questo pettino qua. Questo pettino qui, se si faceva cambio caricatore correndo verso l'interno e fermandosi nel momento perfetto in cui si vedeva la carta sinistra, questa qui, si poteva fare carta, pettino, carta. Ecco, come si vede io qui non mi sono accentrato troppo, infatti ho dovuto spostarmi. Qui poi una mancata. Ecco, da questo punto qua in teoria sporgendosi un filino di più si vedeva quest'altra. Questa qui l'avevo già ingaggiata all'inizio, quindi si capisce quanto era un palo questa carta qua. In realtà ho ingaggiato questa e ho deciso di fare 2 passi e sparare il doppio alfa su questa. Pulito e finita lì. Allora, questo stage invece è più o meno una riproposizione di quell'altro, quello dell'anno scorso. Penso che sia un po' come il Corrad, che questo stage qua c'è sempre giù il runner, anche perché vedendo i basamenti di cemento. E quindi lo stage non è che varia tanto nel corso, magari cambiano un po' la posizione delle carte, ma alla fine è sempre quel. Allora, qui è accaduto il misfatto. Io l'ho guardato mentre lo editavo. Dal momento in cui sparo e non è misso praticamente, al momento in cui sparo il secondo colpo, sono passati 10 secondi esatti. Quindi io quell'incippamento qua l'ho pagato 10 secondi. Ecco, da questo momento qui a quando... ovviamente questo non l'ho contato, perché si tiene conto che una doppietta spendi 2 decimi. E qui sono partito come un treno. Ora, la logica di questo era abbastanza facile. Vedevi fare le carte mentre ci si muoveva. Io qui poi ho deciso di mettere il caricatore 19 sotto e farmela tutta filata. In teoria dovevo fare il cambio alla fine, ma quella mancata percussione all'inizio, che in realtà non si è chiuso il carrello, mi ha fatto sblancare tutto e quindi sono andato come un treno. L'unica roba che mi ricordavo era che dovevo sparare 3 colpi su questa qui, perché era in movimento. 1, 2, 3, 1, 2. Nel far l'1-2 lì, e si è anche visto, un colpo... Oh, come si vede la pistola sta puntando da tutt'altra parte. Un colpo mi è andato alla carrona, forse era un delta, non ricordo male. Allora entro qui e dico ok, facciamolo pulito, pam pam pam. E qui in arretramento gli do le spalle, mi espongo su quello e gli do il colpo. Ci ho guadagnato qualcosa? Non lo so, ma credo di sì, perché un delta si paga sempre. E qui mi è andato di fortuna perché, come si può vedere, non avevo neanche un colpo. È andato proprio a pelo. Contando che la pistola era starata, se avessi mancato quel ferro lì sarebbe stata una strage. Non che non è già una strage chiudere uno stage così in 30 secondi, però sarebbe stato molto peggio. Qui le preghiere ho fatto, perché ho detto madonna, c'ho la pistola che non so dove spara, vedo che più o meno spara in alto. In realtà non spara in alto, ma era semplicemente un effetto ottico, perché quando tu vai a colpire la terra ti fa quando vai a ingaggiare la terra ti fa la nuvoletta, e quindi la nuvoletta era sempre in alto e io pensavo che sparassi in alto, in realtà sparavo tutto a destra. Quindi si può capire la mia preoccupazione nel colpire il primo piattino a sinistra. Vediamolo un po' più velocizzato. Qui ovviamente è andato a destra. Allora, questo qui era abbastanza normale da fare. Ho sbagliato solamente perché tra un bobber e l'altro ci ho perso del tempo. Attivavi
attivavi la prima impassata e la seconda aspettata. La prima impassata perché era lentissimo, cioè veramente era veramente lento questo qua. Pam pam. Cosa ho sbagliato io qui? Che ho trascinato la pistola nel vederlo passare così. Ho mirato qua, ho spostato la pistola ma l'ho spostata storta e quindi ho sparato un delta qui. Un delta quasi Charlie. Era più o meno a metà strada, più verso il Charlie. Comunque un delta. E poi di lì ho perso il tempo. E quindi ho dovuto aspettare 3 colpi. Cioè non è che ho perso un tempo, gli sono andato sopra, l'ho visto passare, spara! Pam! E infatti non c'era un colpo. Infatti Alfa Charlie, Alfa Delta. Charlie Delta, Alfa Charlie. Cartuccio, ho scarrellato, sono andato troppo... Imprecazioni varie a Lucioni che me l'ha gufata. Roberto. Grazie. I talloni che toccano il segno. Allora, questo anche lui era abbastanza interpretabile. In teoria l'avevo studiato in un modo, l'ho fatto in un altro. Perché la mia idea era, tra una postazione e l'altra, ingaggiare la carta incrociata e poi andare sull'esterna. In realtà sono entrato, mi sono dimenticato di ingaggiare la carta e ho fatto la corsa ai ripari. Io qua dovevo girarmi e ingaggiare quella lì. In realtà non l'ho ingaggiata, però a posteriori devo dire grazie, perché effettivamente farlo in avanzamento non era così malvagio. Ovviamente la carta qui era sempre osteggiata, ma cioè sulla fiducia si va qua. Non gli sono andato proprio in bocca, cioè sullo spigolo. Si sono fermati in un punto più o meno a metà, cioè l'inquadratura è un po' una fregatura, però sono ben dietro questo tavolo qui davanti e quindi non c'ho l'impedimento del tavolo in avanzamento. 2 colpi su questa, vedi quanto ero indietro rispetto al tavolo. Questo qui in avanzamento, lì madonna gli ho sparato un colpo a casa di Dio, qui veloce e qui 2 colpi puntati, mirati per non fare stupidate varie. 10 Charlie, 10 Alfa, 2 Charlie. Lo start è il segnale acustico. Questo era il top del cervellotico. Io già che ero lì da 2 giorni ci capivo ben poco. Questo stage qua l'ho ripassato, ma non so quante volte, penso che una decina di volte tutto. A mente, o facevo il giro addirittura con gli occhi chiusi per sapere quanti passi fare, cosa fare, se mi ricordavo tutto. Perché avevo paura di dimenticarmi qualcosa in giro. Non è andato malissimo, Vai! Qui esci, visto che era specchiato, in avanzamento ho preferito fare questa qui. Questa qui si fa in avanzamento, mentre di là l'ho fatta in arretramento, senza aspettare di arrivare in fondo, sparare la carta incrociata e poi fare quella dritta. Qui appoggio sul piatto. L'unica problematica di questo stage era riuscire a trovare la posizione in cui fermarsi, questo era il problema. Bisognava ingaggiare questo piattino qui. Che sono... Ah no, 5 secondi giusto. Bisognava ingaggiare questo piattino qui in una posizione tale per cui girandosi quella carta là era aperta. Quella carta che appare ora rimanga aperta. Questo era il problema di questo stage. Perché dopo non ero apertissima, cioè l'ho cercato un po', infatti si vede che ho sparato un pelo storto. Questo risolto questo, si faceva un cambio, si guardava l'altra carta e ce l'avevi di fronte. Qui in realtà dovevo spingermi un attimo avanti per vedere questa qui, ma chi se ne frega. Lì ho perso tempo perché ero storto, mi sono raddrizzato e mi si è spostata anche l'arma, quindi sono andato oltre. Questo qui. E qui arriviamo al bagno di sangue. 1, 2, 3, 4, 5 colpi per buttare giù quel ferretto lì. Tutti a destra. Tutti. Altri 30 secondi sul long. Qui stato di disperazione. Non so perché
In questo stage qua ho sparato anche malino, perché ho fatto 10, addirittura 10 Charlie. Probabilmente è un discorso di un misto foga con unito anche il fatto che non sapevo dove mirarsi la pistola barra dovevo andare veloce. Futuro meglio magari concentrarsi un filino di più sullo sparare bene, perché anche se sono carte vicine io cosa facevo? Buttavo sopra la pistola e ci sparavo. In realtà dovevo buttarci sopra la pistola e vedere che era sopra l'alfa e spararci. Chiudiamo la gara. Davide, ci sono 11 PSC target. Questo era più o meno una T rovesciata, qui ho fatto un errore di strategia come dico poi nel video. Non c'è nulla di così straordinario, questo si faceva in questo modo qua. L'unica variante era su una carta finale. Ecco, io qui ho sbagliato, perché nel walkthrough mi ero immaginato quella carta lì un filino più vicina. Col filino intendo che ci avrei potuto fare pam 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 pam. In realtà ho fatto questa e questa qui l'ho proprio persa, cioè ho spostato la mira e l'avevo esattamente sotto nel buco. Quindi anche qui cambia, gli spara un colpo, spari questo qui e poi c'era da poter scegliere, perché la carta questa qui che sembra che abbia saltato, questa qui, si poteva fare alla fine oppure in movimento mentre ci si allontanava. In realtà, dato che lo spostamento è abbastanza breve, cioè non è che da qui a lì guadagno 50 secondi. Fatto questo qui, mi giro di là, ho fatto quello, intanto continuavo a camminare. Qui ho visto un Charlie, Tom. 20 alfa, 3 Charlie, un delta. Non male. Il delta lì è un po' sporca, però. Questo invece è uno stage a T. L'unica tecnica di questo stage qua che ho visto fare, cioè che mi sono imposto di fare, prima di tutto quando si spara così inginocchiato non andare più lento ma comunque battere il chiodo, perché spesso quando mi inginocchio dico no, devo stare tranquillo, in realtà quando sono in ginocchio ho quasi più controllo di quando sono in piedi. Quindi sti maledetti ferri qua, babam, 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 ok? Questo in movimento, forse sono andato un po' troppo sulla fiducia, sullo spostamento. Qui anche qui, babam, babam. E qui dico, c'è qualcosa che non va. Ecco, l'unica cosa da ricordarsi in questo stage, come dicevo prima, era questo, perché quando tu ti spostavi dentro questo muro qui, l'occhio ti vedeva questa carta qua e quindi veniva voglia di sparare destra, sinistra, destra. In realtà bastava puntarsi con la testa e dire se devo entrare devo stare sulla sinistra. Sinistra, cambio, sinistra, anche perché qui in teoria avrei dovuto cambiare 2 qui in questo punto qua, ma dato che ho sparato 50 colpi a sinistra e 50 colpi a destra ho cambiato subito e più o meno ce l'avevo quel frangente, cioè l'avevo messo in conto. Infatti non credo di averci perso neanche tanto sul cambio. Questo qui dentro. Qui ho sbagliato perché andando giù dritto la prima cosa che vedi è la carta. Ho puntato con la carta lì, in realtà dovevo puntare il lato. E ho concluso così. Qui ovviamente vado a testare. Allora, c'era soltanto questo. Diciamo che miravo alla base di questo, perché ovviamente non era neanche così grosso, erano tipo da qui a lì, se non mi sbaglio, erano dai 15 ai 16 passi lunghi. Vogliamo dare un 15-16 metri? Cioè io li ho messi 1, 2, 3, questo è il primo perché gli sono andato proprio sopra e ho detto ma gli ho proprio sparato sopra. Sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e penso questo, non vorrei sbagliarmi, oppure questo qua. Però vabbè, sono sempre lì, cioè se io però miravo in questa zona qui e se va di qui c'è qualcosa che non va e va di lì stando lento mirato,
cioè quindi come si vede il raggruppamento dei colpi c'è, però è traslato di 5 cm, 5-7 cm, che su una gara così destra, destra, destra sono 12, 15, 16 volte, 16 colpi a destra, cioè quasi un medium di colpi tutto a destra. Per non parlare poi del Beretta Cup. Dove sono andati tutti questi? Tutti in questa zona qui, tutti. Perché probabilmente ovviamente come dicevo poi anche nel Beretta Cup, e lo sentivo perché nei ferri corti io non avevo problemi. L'ultimo stage del Beretta Cup c'erano i quadrotti e quelli li buttavo giù senza neanche guardarli. Sugli pepper lunghi non c'era verso di buttare giù. E il bello che pensavo che fosse la mia mano, certo mi faceva il male l'avambraccio, quello è innegabile, però era anche la pistola. E qui si passa al top di classe. Ovviamente mi sono anche dimenticato di fare il cambio a segnare la matricola. Qui no briefing no niente, ma semplicemente perché la sezione di prima, quella della prova fattore, mi sono dimenticato di spegnere la prova dell'arma, che ho fatto pure la prova fattore 173. La prova dell'arma non era voluta, cioè mi sono dimenticato di accendere di spegnere la fotocamera ed è uscita. Brothers and sister, preghiamo. Vai. E quindi avevo la fotocamera scarica. Qui ho detto, cioè, questa pistola qui è la famosa pistola che ha rotto la canna, che ha le guancette una diversa dall'altra, quella di sinistra è più piccola, volevo quasi cambiarla, però tanto me la gara è andata, chi se ne frega. C'è il poggiadito senza la lamella che ti protegge. C'è un po' di cose che è pelino diversa, anche il puntamento è un po' traslato, quindi ho deciso di non uscire sui ferri subito, perché sapevo di non trovare il mirino, perché si trasla leggermente non avendo lo spazio. 1, 2. Allora, io questo era chiamata, questa qui era fuori di una vita, ma me ne sono proprio accorto, cioè c'è il bobber chiuso, io che gli sparo sopra. Ho detto, ma chi se ne frega, andiamo. 1. Pettino. Il topolino il secondo, ho detto, no, non facciamolo veloce, andiamo piano, quindi ho aspettato che arrivasse al punto morto, ripartisse indietro e gli ho sparato un colpo. E infatti si sentono da dietro che finalmente... Anche perché mi sembra strano dimenticarmi di come si spara in precisione, anche perché è una delle cose che apprezzo di questo sport. Tunnel di Cooper, dove l'unica cosa che ho imparato da Anya, questo, è che sotto il tunnel di Cooper si può camminare, cioè si riesce a camminare, a gattonare. E quindi, anche se non sembra, li ho fatti in movimento quei due. Anche qui ho detto massima concentrazione, andiamo. Ok, dopo aver fatto questo, cioè diciamo che non è tantissimo movimento, ma più o meno ho provato la seconda, ho visto la parte di acquario avvicinarsi, ho detto ferma. Qui mi sono fatto un po' prendere, nel senso che sono uscito, ho impugnato, sono salito, cioè qui dentro c'avevo il dito perfetto. Quando ho girato, il dito è diventato un uncino e sono entrato dentro così, ho sparato. Infatti sono tutti andati a destra perché facevo così. tutti lì. Allora ho detto piano, concentriamoci, e allora va a quel paese. Infatti avevo guardato in alto e c'era Lina dietro che rideva. Che nervi, almeno la gara con lo stage, con la mano forte, lo stage con la mano forte potevo vincerlo. Lì uno shoot pulito. Praticamente la gara è finita così, con un quarto master e nono nella generale, ma semplicemente perché non c'era quasi nessuno che sparava. C'è una cosa che forse mi recrimino, sono quei 10 Charlie che lì però è stata una questione di foga, di voler entrare, spaccare il mondo. Magari dovevo concentrarmi un pelo di più su quelle carte, sugli alfa, e mirare sugli alfa, perché 10 Charlie sono troppi anche per la standard. Per il resto tutto bene, tutto veramente bene, mi sono mosso bene, anche i no shoot, quelli difficili li ho chiusi.
di miss non ne ho fatte se non quella chiamata, perché però quella lì ho detto non me ne frega niente, cioè la pistola è puntata, la gara era già andata. L'uncinata sulla mano forte, roba risolvibile, nulla di che. Per questo è tutto, ci vediamo alla prossima che sarà a Pavia. Il video della gara se la vuoi rivedere è qui, e se vuoi rivedere anche le intro che sono il top secondo me questo, lo continuo a ripetere ma ogni volta mi miglioro. Grazie, ciao, ci vediamo alla prossima.